Benvenuti eccellenze, eminenze, cari colleghi e studenti, dear friends. Siamo molto contenti di avervi con noi in questo momento, per questo raduno stasera. Io sono Sister Brenda Dolphin, docente dell'Istituto di Psicologia qui nella Gregoriana. E ringrazio specialmente coloro che sono venuti da lontano e che per varie ragioni si trovano a Roma e ci fanno l'onore di essere con noi stasera. At this very moment, through the support of technology, we're also connected to many of the graduates of the Institute of Psychology scattered around the world who are linked in with us online because this event is being broadcast live at this moment on the Gregorian website. The Center for Child Protection è nato più di 3 anni fa da una collaborazione tra l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana, dell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga in Germania e la clinica psichiatrica per minori dell'Università di Ulm, anche in Germania. Dopo una fase pilota di 3 anni che si è conclusa con successo, abbiamo deciso di trasferire la sede da Monaco a Roma alla Gregoriana. Il padre generale della Compagnia di Gesù ha dato il suo consenso affinché alcuni locali molto adatti del Collegio Bellarmino siano resi disponibili per il nuovo ufficio del Center for Child Protection. Adesso io vi presenterò i vari relatori di questa serata, che sono molti, ma che si limiteranno a relazioni brevi. Il primo relatore che mi accingo ad annunciare è il padre Rettore dell'Università Gregoriana, il padre François-Xavier Dumortier. Egli ricopre questo incarico da quasi 5 anni. È stato proprio durante il suo mandato che sono state definite tutte le tappe della fondazione, dello sviluppo e del trasferimento del Center for Child Protection. Vi do adesso il padre Dumortier. Padre Rettore. Grazie mille. Eminenze, eccellenze, eminenza reverendissima cardinale Schavan, eccellenza signora Annette Schavan, ambasciatrice di Germania presso la Santa Sede, reverendo Monsignor Peter Berg, carissime professoresse Karlijn Demasure e Sheila Hollins, carissimi amici. 3 anni sono trascorsi dal Simposio Verso la Guarigione e il Rinnovamento, che si è svolto dal 6 al 9 febbraio 2012 in questa università, sotto la neve. Alla fine di quel simposio è stata annunciata la creazione del Centro per la protezione dei minori per 3 anni. Durante questi 3 anni, il centro, sotto la responsabilità dell'Istituto di Psicologia della nostra università e sotto la guida del suo preside, il nostro vicerettore accademico, il padre Zollner, ha compiuto il suo lavoro di pioniere. Oggi una nuova tappa della sua storia si apre davanti a noi. Senza indugio desidero ringraziarvi di cuore per la vostra presenza, che significa la consapevolezza
che tutti noi dobbiamo affrontare la piaga degli abusi sessuali sui minori, sempre gravissimi, ma specialmente da parte di chierici. Dandovi un caloroso benvenuto, desidero sottolineare 4 punti. Il mio primo punto è per esprimere la nostra viva gratitudine. Una sincera gratitudine a voi, carissimi amici, che avete voluto mostrarci stasera la vostra prossimità amichevole e il vostro sostegno a ciò che desideriamo ideare, permettere e organizzare. Una profonda gratitudine a tutti coloro che da 3 anni hanno permesso al nostro progetto di andare avanti e di diventare una bella realtà. Una grande gratitudine ai benefattori e in primo luogo all'Arcidiocesi di Mons e Frisinga che ci hanno permesso di portare a compimento questa prima tappa della storia del centro. Il mio secondo punto è per sottolineare che si tratta di un impegno rinnovato. Come sapete, la lettera pastorale ai cattolici d'Irlanda del Papa Benedetto XVI ci aveva messo in movimento. Oggi l'impegno personale del Papa Francesco nutre e rafforza ancora la nostra determinazione. Possiamo ricordarci le parole del Santo Padre il 7 luglio scorso nella cappella della Casa Santa Marta, chiedendo, cito, che possiamo disporre delle migliori politiche e procedimenti nella Chiesa universale per la protezione dei minori e per la formazione di personale della Chiesa nel portare avanti tali politiche e procedimenti. Aggiungeva ancora: dobbiamo fare tutto il possibile per assicurare che tali peccati non si ripetano più nella Chiesa. Fine della citazione. Ancora, nella sua recente lettera circa la Pontificia Commissione per la tutela dei minori, esprimeva la sua convinzione che occorre continuare a, cito, fare tutto il possibile per sradicare dalla Chiesa la piaga degli abusi sessuali sui minori. Fine della citazione. Così il Santo Padre ha ripetuto 2 volte: fare tutto il possibile. Abbiamo sentito le sue parole come un'esigenza, un'urgenza, un dovere. E non possiamo sottrarci a questo dovere in quanto Università Pontificia, alla quale è affidata la responsabilità di formare persone che avranno una missione ecclesiale da assumere domani. Il nostro impegno deve essere rinnovato per rispondere alla chiamata del Papa e per essere fedeli alla nostra missione propria. Il mio terzo punto consiste nel definire il nostro impegno come un compito universitario. Devo esprimere con un particolare vigore che un tale centro assume tutta la sua rilevanza in quanto iscritto in una università. La realtà triste e dolorosa degli abusi sessuali deve essere affrontata con tutte le risorse dell'intelligenza umana e delle diverse discipline accademiche. Tante dimensioni sono presenti: psicologiche e culturali, morali e sociali, teologiche e spirituali, giuridiche, canoniche e antropologiche, che mi sembra davvero indispensabile un approccio che sia interdisciplinare. E questa formazione e educazione alla prevenzione degli abusi chiede di non dimenticare un lavoro essenziale, benché nascolto, la ricerca, e una ricerca
in legame con altri ricercatori in altre università del mondo. Questo centro avrà la sua sede a Roma per permettere e facilitare tutte le sinergie possibili tra le diverse unità accademiche della nostra università, dal centro all'Istituto di Psicologia, alla Facoltà di Teologia o ancora al centro San Pietro Favre per i formatori al sacerdozio e alla vita consacrata. Il mio quarto punto è per esprimere il nostro ardente desiderio di offrire alla Chiesa universale un servizio che sia all'altezza delle sfide attuali nell'ambito delle risposte da dare agli abusi sessuali. Questo servizio della Chiesa richiede tanto la necessità di collaborare con le istituzioni e le persone che dappertutto il mondo si dedicano alla stessa missione, quanto l'imperativo di una riflessione che sia profonda e rigorosa. La serietà del nostro impegno darà i suoi frutti non soltanto per la Chiesa, in questo servizio della Chiesa, ma per le nostre società civili. Un tale impegno mi sembra fare parte del bene comune di oggi. Ho voluto dire la nostra gratitudine, esprimere la nostra determinazione a vivere un impegno rinnovato che sia allo stesso tempo un compito universitario e un servizio ecclesiale. Non resta adesso che augurarvi una buona e proficua serata. Grazie mille. Ringrazio il Padre Rettore ed anche per la possibilità di usare questa bellissima aula stasera. Do il benvenuto adesso alla Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Germania presso la Santa Sede, la signor Annette Schavan. Teologa di formazione, ella ha ricoperto tanti incarichi a livello regionale e nazionale nella Repubblica Federale di Germania. Quando fu ministro per la ricerca e la formazione, diede al Center for Child Protection il permesso di utilizzare il programma e-learning, sviluppato per mandato dello stesso Ministero dalla Clinica Psichiatrica per Minori dell'Università di Ulm. Siamo molto lieti che oggi, nella sua nuova funzione, che ella possa intervenire tra di noi. Vi do adesso la Sua Eccellenza, signora Annette Schavan. Eminenze, Eccellenze, Padre Rettore, Signore e Signori. Mi piace dire alcune parole sul Centro Protezione dei Minori. Sappiamo troppo poco. Questa frase l'ho sentita tante volte durante varie discussioni sulla violenza sessuale ai bambini, anche in occasione di una tavola rotonda che già il governo federale in Germania aveva creato. Nel 2010, quando sono stati resi pubblici gli abusi sessuali avvenuti nel collegio Canisius, nel convento Ettal e nella scuola Odenwaldschule, la reazione sociale fu di notevole entità. Tante persone, tra le quali anch'io non potevano credere ciò che era stato reso noto. Mi ricordo molto bene le conversazioni con le vittime. Le loro biografie ci obbligano a reagire.
Sappiamo troppo poco. Queste parole furono pronunziate da tante persone che ebbero un contatto professionale con i bambini, negli asili, nelle scuole, nel campo dello sport e nel lavoro con i giovani. Perché era importante aprire la strada a quel sapere, necessario per la prevenzione e l'intervento. Così è nato il programma in media digitali nel campo della formazione professionale. Così furono messi a disposizione più di 30 milioni di euro per la creazione di un'immensa ricerca interdisciplinare e importante interdisciplinare. Per fortuna ora, grazie ai gesuiti, è nata anche una rete internazionale. In questo modo siamo in grado di seguire coloro i quali lavorano a contatto con i bambini. Signore e signori, la dignità umana è inviolabile. Riteniamo di essere vigili rispetto ai pericoli a cui sono esposti i bambini. La violenza sessuale nei confronti dei bambini ferisce profondamente di dignità dei giovani. Negli ultimi anni un consenso univoco è stato raggiunto, oltre ad una sensibilizzazione in materia di tutela dei minori. Deve seguire una rigorosa attuazione delle proposte fatte alla tavola rotonda. Ringrazio gli organizzatori del Centro per la protezione dei minori, soprattutto il professor Zollner e la comunità di gesuiti che hanno preso iniziativa per una sensibilizzazione del problema e per una migliore protezione dei bambini. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, Eccellenza. Il prossimo relatore è il Monsignor Peter Bear, vicario generale dell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga, e egli parlerà a nome dell'Arcivescovo di Monaco, Cardinal Marx. L'Arcidiocesi è stato un donatore generoso già per il Simposio Verso la Guarigione e il Rinnovamento del 2012 e continua ad essere un grande sostenitore del Center for Child Protection. Grazie per essere venuto da Monaco per questa occasione, Monsignor. Grazie anche a Monsignor Francel, canonico dell'Arcidiocesi, anche egli presente, che per gli ultimi 3 anni è membro del comitato direttivo del Center for Child Protection. Vi do adesso il Monsignor Beer. It gives me a great pleasure to have the opportunity to represent the Archdiocese of Munich-Freising. Our Archbishop, Cardinal Marx, who also serves as the President of the German Bishops' Conference, unfortunately cannot be here, though he asked me to pass on his best wishes and blessing. The cases of sexual abuse and physical violence, which have sadly become all too well known to us, demand that we never grow slack in our efforts to prevent such suffering from happening again. Besides the resolution of offenses and the review of past acts against victims, prevention was and remains fundamental in our approach to these issues.
Even though the topic of sexual abuse enters the public consciousness in various ways and to various degrees. In Central Europe, for example, it has in the last 2 years become much the center of attention. In other parts of the world, the public is just beginning to become aware of it. It remains for the Church everywhere a constant warning and challenge. We must do everything possible to protect children and young people in order to give them a secure place in the Church where they are supported and where they can discover how faith enriches their lives so that they can in turn freely develop their God-given gifts and potential. In our concern for prevention, we must not stop at the borders of our Archdiocese. For this reason, we have been committed to the Center for Child Protection of the Gregorian since its foundation and have supported it in this 3 years pilot phase in Munich with a significant amount of euros. With that support, an online training program was able to be created through international cooperation with dioceses and religious orders worldwide, making people in the Catholic Church all over the world conscious of the problem of sexual abuse of minors and of sexual violence, and thereby strengthening the competence to address these issues. In this way, we seek to carry forward our efforts into the future as well as across national borders, while at the same time developing a constant awareness for what is certainly one of the primary responsibilities of the Church: to give children and young people a safe place to develop as persons and to open for them the treasure of the Gospel. Because of the global nature of this project and its involvement with the worldwide Church, it is entirely appropriate that at the completion of this pilot phase, a Center of Child Protection should be established at the Pontifical Gregorian University in Rome. It is a clear sign that we at the World Church desire to take on and to fulfill the continuing task of prevention. In this effort, we are encouraged by the challenge of the Holy Father, who calls on us never to falter in the prevention of sexual abuse. How central the protection of minors is for Pope Francis may be seen in the fact that he founded the Pontifical Commission for the Protection of Minors in Rome 1 year ago. As the Archdiocese of Munich-Freising, we will further support the Center for Child Protection. The German Bishops' Conference has also committed itself to the continuation of this project. I thank all involved in the project for the commitment to the well-being of minors, and I wish you all much success and God's blessing in your work, so that the Church may remain a place in which all people, but most especially the young and the vulnerable, can discover and develop the potential and can live out of the rich source of the Gospel. Thank you. La ringrazio, Monsignor Bear. E desidero dare ora il benvenuto a Sua Eminenza il Cardinal Sean Patrick O'Malley, membro del Consiglio dei Cardinali di Papa Francesco. Sua Eminenza è stato vescovo ordinario in 3 diocesi prima della sua nomina ad arcivescovo di Boston negli Stati Uniti. Egli si è sempre impegnato nella lotta agli abusi sessuali sui minori e attualmente è alla guida della Pontificia Commissione per la tutela dei minori istituita dal Santo Padre. Siamo molto riconoscenti per la sua presenza, Eminenza, alla fine di un periodo intenso per te qui a Roma. Il suo sostegno è per noi sempre un grande incoraggiamento. Vi do adesso il Cardinal Sean Patrick O'Malley. Thank you very much, Sister.
distinguished guests and brothers and sisters all. It's a great privilege to be here today to participate in this event that is celebrating the good work of the Center for Child Protection of the Pontifical Gregorian University. I would like to congratulate Father Hans Zollner and Father Dumortier and all of the dedicated staff of the Center for the wonderful work that they do. Our Blessed Savior often employs strong images in the Gospel to command our attention and underscore the seriousness of his message. He tells us to pluck out the eye that causes us to sin, to cut off the hand that is an occasion of sin. In another place, Jesus says that if someone scandalizes a child, it would be better if that individual had a millstone placed around his neck and he be cast into the sea. Obviously, Jesus does not want us to employ such cruel punishment, but he does want to get our attention and impress on us how much evil is done when we scandalize a child. The worst aspect of the clergy sex abuse scandal is the damage, both spiritual and psychological, that is done not only to the children and adolescents and vulnerable adults who are sexually exploited, but also to their families, friends, and acquaintances, as well as the parish community. Oftentimes, the children abused were vulnerable because of some crisis in their family, or because they were the children of the most active parishioners, and thus very much present to and involved in parish activities. In both instances, the abuse was a reprehensible act of betrayal. I was baptized by my uncle, a parish priest. I started serving Mass when I was 6 years old and went to the seminary at 13. All of my teachers and mentors were priests and religious. They were good and holy people who only gave me good example and nurtured my faith. But I asked myself, if I had been a victim of a pedophile priest, would I be here today? Would I still be Catholic? Would I have committed suicide like so many others? The fact that many priests have abused children is scandalous enough. But in the United States, many thousands of Catholics have also left the Church for another reason, scandalized not so much by the sickness and human frailty of priests, but by the mistakes and incompetence of bishops and religious superiors who fail to protect children from these predators. In part, we can say that 20 or more years ago, such inaction was in part due to the fact that no one knew how much damage was being done to the children. But to many of the faithful, it seemed like the Church's reputation or financial patrimony was more important than the lives of innocent children. Today, after so many years of pain and sorrow, we know that there is no justification for failing to act swiftly and decisively when confronted with instances of clergy sexual abuse. Also, contemporary experience makes evident to us that without clearly defined protocols and policies, bishops and religious superiors improvise responses to occasions of clergy abuse that, no matter how well intended, too often prove to be inadequate and the cause of great harm to victims, priests, and the entire community. This is not a Catholic problem or even a clerical problem. It is a human problem. However, when abuse is perpetrated by a priest, the damage is even more profound.
In today's world of instantaneous communications, our Catholic people throughout the world are becoming more aware of the problem of sexual abuse in the Church and are demanding that we who are their pastors take all necessary steps to safeguard the children entrusted to our care. Pope Francis, listening to the advice of the Council of Cardinals, established the Pontifical Commission for the Protection of Minors. The purpose of the commission is not to deal with individual cases of sexual abuse or specific situations that might arise. Our task is to advise the Holy Father, to recommend best practices and procedures, to promote education and prevention in the Holy See and in the Episcopal conferences throughout the world. It would be perilous for us as leaders in the Church to consider that the scandal of clergy sexual abuse is for the most part a matter of history and not a pressing concern here and now. Vigilance, acknowledgement of responsibility, and adherence to strict protocols for the protection of minors are demanded of us if we seek to regain the trust and confidence of the people of God and to be able to effectively exercise leadership going forward. I have been bishop for 31 years in 4 dioceses that are all very different, one from another. My first diocese was in the Virgin Islands in the West Indies. I was assigned there after 20 years of working with Hispanic immigrants in Washington. While I was there, we celebrated the 500th anniversary of the arrival of Columbus, who named the islands in honor of Saint Ursula and the 11,000 virgins. The government in Italy actually issued a stamp in honor of the occasion, and the head of the Italian Postal Service arrived in the diocese. He'd never been to the Caribbean before, and there at this beautiful beach where Columbus landed on St. Croix, was so overwhelmed by the beauty of the place, he said, "Monsignore, hai scelto un bel posto per essere vescovo." I said, "Non ho scelto nulla, il Santo Padre mi ha inviato qui." And he said, "Il Papa è infallibile." Unfortunately, the Church's infallibility is only in doctrine and not always in our pastoral practice or even in the selection of bishops. Certainly, our response to sexual abuse is an example. After 10 years in the West Indies, I received a letter telling me that the Holy Father named me Bishop of Fall River, Massachusetts in the United States. It was another place I had never been. I had heard about Fall River because in those days a scandalous pedophile priest case had just come to light. I also knew that Fall River was the largest Portuguese settlement outside of Portugal. It's been called the 12th island of the Azores. So in 1992, I found myself in the midst of the pain and anguish of the sex abuse scandal with all its ramifications and tragic consequences. There, I had to develop policies, meet with scores of victims and priests and disgruntled parishioners. It was a long and a very painful process, but finally a degree of healing was achieved. But the peace and tranquility that we were beginning to feel in Fall River did not last. There was a new sex abuse scandal in the Diocese of Palm Beach, where a bishop publicly admitted to sexually abusing young people. The situation was even more tragic because he'd been sent there to replace a bishop who had been removed for the same thing. When I saw the reports on the news, I thought to myself, who's the poor devil they're going to send to that diocese? Well, I found out a couple weeks later when the nuncio called to tell me that the Holy Father had appointed me the Bishop of Palm Beach. At the press conference to announce my appointment, the first question that I received from the press was, "Bishop, are you a pedophile too?"
The following year, while I was having dinner on my birthday with my family, the phone rang. Unfortunately, I don't have caller ID. It was the nuncio, telling me that the Holy Father wanted me to be the new Archbishop of Boston, to replace Cardinal Law, who had just resigned in the height of the sex abuse scandal there. Boston had become ground zero. When I arrived in Boston, I found a church that was very broken. Priests who were demoralized, people who were disillusioned, angry, and sad. The victims were tired of dealing with lawyers. The local press was extremely hostile, and the general malaise was palpable. And the diocese was also in economic free fall. There was a $15 million annual operating deficit. The diocese owed $30 million to the Knights of Columbus. The Catholic hospitals were losing $40 million a year. The pension fund for lay people was failing. The priest pension fund was failing, and there were 1,000 lawsuits against the diocese. The seminary was empty. The pews were empty. Boston is a very secularized part of the United States, even though we have a very large Catholic population. We were named the least friendly city in the United States. And believe me, at that moment, I concurred with that. I always say that the American Revolution didn't start in Boston by accident. It wasn't an easy place to be a priest, a bishop, or a Catholic. I said being Catholic in Boston was a contact sport. As in Fall River, I immediately set out to meet with victims, survivors, and their families. We organized a novena of reparation, going to the 9 parishes that had been most affected by the sexual abuse crisis. We still have an annual Mass for victims and families. These events allowed some people to return to the church after a long absence. I was asked to address 90 Brother Capuchin bishops about the ministry of a friar with responsibility as a bishop. Virtually all of our Capuchin bishops are in the missions in developing countries. And so I decided that I was going to try to talk to them about the importance of child protection. Most of the cases of sexual abuse in the United States took place in the 60s and 70s, a time when the Catholic priests enjoyed great prestige and influence over people. The dimensions of the problem were so great in part because the priest was such a powerful figure, and because pedophilia was not on anyone's radar screen. I raised this bishop with the Capuchin bishops because I felt that the situation in mission countries has many parallels with the United States in the 60s and the 70s. The priests in developing nations are true leaders in their communities, usually with more education and have a great influence over people in their lives. Just as this influence can be a grace and a source of wonderful ministry, it can also be misused. As bishops, we have a great responsibility to ensure the safety of young people and minors entrusted to our care. We have a saying in English, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sexual abuse will probably always be part of the human condition, but we can certainly minimize its frequency by having effective programs in place. The Holy See has called on bishops' conferences to develop these policies. I urged our Capuchin bishops, with a special love for God's little ones, to champion the cause in all the countries where we work. It's not a pleasant topic. It's easier just to ignore it and hope that it will go away. But that benign neglect would only serve to make matters worse. When bishops and priests deal with the problem with transparency and courage, our people react favorably. But when we are defensive and secretive, the results are disastrous. In each of our dioceses and in each of our bishops' conferences, we need to have detailed plans
how we should react every time the accusation of child abuse surfaces. We are all concerned about the well-being of our priests. Priests need to be protected from false accusations. We need clear and transparent procedures to be able to respond to these situations. By not having strong and clear policies at the international level, the Catholic Church has suffered the reoccurring pain of opening old wounds each time the crisis develops in a new place. If we do not achieve an effective and universal way of responding to the problem of sexual abuse of minors, we will continue to experience the death by 1,000 cuts, and the results will be devastating. Each diocese, each bishop's conferences needs to have very clear policies that include some of these following points: that any allegation of sexual abuse of minors should be reported to civil authorities, that any cleric who has sexually abused minors will be permanently removed from active ministry and not function again as a cleric, the use of proper screening and background checks for all church personnel and volunteers, child safety training programs for church personnel, clergy, religious, and laity, the adoption of rigorous programs of human formation in seminaries, and the implementation of codes of professional conduct for ministry, provision for pastoral outreach to victims and family members that include therapeutic health ministry services and opportunities for spiritual healing. The abuse crisis has also led to another crisis with serious implications for the mission of the Church. The prophetic voice of the Church, defending human rights, addressing the plight of immigrants, and upholding the gospel of life, has been seriously diminished. This has been caused in large part by the perception of a lack of accountability on the part of our leadership, causing many people to lose their trust in us and in the Church. We cannot fail to do all that is possible to restore our credibility. We cannot fail to restore the Church's voice in the support of the oppressed and the defense of life. Despite the many challenges we face, the Church today has the opportunity to lead the world in creating a safe environment for children and vulnerable adults. In the United States, many Christian churches and Jewish congregations have shown an interest in learning from the Church's experience and have shown interest in adopting our best practices and in working together to make a society that is safer for all minors. The abuse of children takes hold and spreads in an atmosphere of secrecy and darkness. The Church must lead the way in addressing this most serious human problem by humbly making the commitment to accountability, transparency, and zero tolerance, the binding commitment that no member of the clergy who has abused a child will be allowed to continue in ministry. Out of the shame and pain of our recent history, God can bring something good, a church and a society that establishes the protection of children as among its highest priorities. To move forward from the clergy sexual abuse crisis, to regain the trust of the people we serve, and allow for the possibility of the return of those who have left us, we must be known as always and everywhere committed to the safety of children, entrusted to our pastoral care. Only this can bring healing to our church and restore confidence in our pastoral ministry. We are very pleased that the Holy Father has written to the presidents of the bishops' conferences to encourage cooperation with the Pontifical Commission for the Protection of Minors. The Holy Father states very clearly, families need to know that the Church is making every effort to protect their children. They should also know that they have every right to turn to the Church with full confidence, for it is a safe and a secure home. Consequently, priority must not be given to any other kind of concern, whatever its nature, such as a desire to avoid scandal,
since there is absolutely no place in ministry for those who abuse. Every effort must be made to ensure that the provisions of the circular letter of the Congregation of the Doctrine of Faith, dated the 3rd of May, 2011, are fully implemented. This document was issued to assist Episcopal conferences in drawing up guidelines for handling cases of sexual abuse of minors by clerics. It will be one of the tasks of the Pontifical Commission to help propose best practices and procedures around child protection, prevention, and compliance. It is a daunting task, but there are so many people of goodwill like yourselves and organizations like this excellent initiative of the Gregorian University to help the Church move forward. Let me conclude with Pope Francis's words to the bishops. May the Lord Jesus instill in each of us, as ministers of the Church, the same love and affection for the little ones which characterized his own presence among us, and which in turn enjoins on us a particular responsibility for the welfare of children and vulnerable adults. May Mary, Mother Most Holy, Mother of tenderness and mercy, help us to carry out generously and thoroughly our duty to humbly acknowledge and repair past injustices and to remain ever faithful to the work of protecting those who are closest to the heart of Jesus. Thank you. Grazie davvero, Cardinal O'Malley. Presento ora Padre Hans Zollner, Vice Rettore accademico della Pontificia Università Gregoriana, Presidente dell'Istituto di Psicologia e Presidente del Center for Child Protection. Egli è stato responsabile dell'organizzazione del Simposio Verso la Guarigione e il Rinnovamento del 2012 e ha presieduto lo Steering Committee del Center of Child Protection sin dalla sua fondazione. Padre Zollner è anche membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori e in questa funzione collabora con il Cardinal O'Malley. Vi do adesso il Padre Hans Zollner. Buonasera. Buonasera. La prima immagine non sarà bella. Era terribile. Mi sono sentito totalmente distrutto. Non potevo più piangere e peggio di tutto non potevo parlare con nessuno. La mia famiglia non avrebbe creduto che il cappellano della nostra parrocchia, tanto stimato, potesse fare una cosa del genere. Così l'ho sepolto e ho sepolto una parte di me. 10 anni dopo, quando ho cominciato a parlarne per la prima volta, è tornato tutto e ancora di più. La reazione da parte della diocesi fu un disastro. Per me era ancora più devastante dell'abuso stesso. Non ho avuto nessuno che avrebbe guardato con me nell'abisso del dolore, della solitudine e della rabbia. Santo Padre, preghi per me, perché io non posso più pregare. Queste le parole di una delle persone che Papa Francesco aveva invitato a Santa Marta e che ha ascoltato per tutta una mattinata il 7 luglio scorso. Se parliamo di prevenzione e del lavoro che il Center for Child Protection si propone, dobbiamo ricordarci e tenere presente la voce delle vittime.
perché chi ha ascoltato il racconto di questi fatti terribili rimane convinto che sì, dobbiamo fare giustizia alle vittime, però dobbiamo anche fare tutto il possibile per evitare che questi fatti si ripetano. Questo impegno cui la Gregoriana contribuisce, dietro suggerimento della nostra Curia Generalizia, a partire del Simposio Verso la Guarigione e il Rinnovamento di 3 anni fa parte della missione centrale della Chiesa. La Chiesa è, nella sua origine e nelle aspettative delle persone umane, portatrice del lieto annunzio, specialmente rivolto ai piccoli e ai deboli. Gesù ci chiama a lavorare con Lui per il bene integrale delle persone, quello spirituale come quello psichico e fisico. Sappiamo che il male è e sarà presente nel mondo e anche nella Chiesa. Gesù è venuto proprio per confermarci nella fede in un Dio che fa tutto per salvarci, nonostante le nostre mancanze e i nostri peccati, anche i più gravi. Rimane la domanda sul perché in questo momento della storia Dio ci ponga di fronte a questa piaga. Questa domanda mi accompagna da alcuni anni e una possibile spiegazione alla quale sono giunto è la seguente. Dio ci chiama alla conversione, a renderci conto che per molte ragioni abbiamo perso la strada, che ci siamo allontanati dal cuore del messaggio salvifico e che dobbiamo ritrovare la vera vocazione della Chiesa, dei suoi ministri e di tutti i fedeli. Gli scandali noti sono indicazione di una necessità più profonda: cercare, comprendere e assumere nuovamente e con maggiore convinzione il nostro ruolo nel disegno divino della salvezza. Non è che Dio ci invita ad uscire dalla comodità del altrove va molto peggio, del evitare l'empatia con le ferite dell'umanità, del camuffare per fare bella figura anziché rischiare di essere criticati giustamente, e dobbiamo dirlo a volte anche ingiustamente, per aver provato a fare qualcosa. Non è la chiamata a portare la nostra parte della croce di Gesù, che Gesù porta per noi e con noi? Gesù ci dice che la verità ci fa liberi e che sono i più piccoli e deboli ad avere posti privilegiati nel regno di Dio. Ci sono tanti modi per promuovere questo messaggio. Il Center for Child Protection cerca di fare la sua parte in questo senso. Abbiamo cominciato 3 anni fa, noi non eravamo i primi, non siamo gli unici, a occuparci della protezione dei minori. Grazie all'impulso del Simposio del febbraio 2012 e a tanti fattori favorevoli, mi viene piuttosto il termine provvidenziali, il nostro Center for Child Protection si è sviluppato velocemente, a volte anche con nostra sorpresa. Vogliamo funzionare come struttura di assistenza che opera secondo il principio della sussidiarietà, ossia instaurando un rapporto di reciproca collaborazione con i nostri partners. Vogliamo inoltre porci come piattaforma di scambio di best practices e come facilitatori di progetti di ricerca a livello internazionale per i quali le istituzioni accademiche della Chiesa universale offrono possibilità singolari. Il CCP fa parte dell'Istituto di Psicologia di questa università, non è un'opera della Santa Sede, anche se faccio parte della Pontificia Commissione per la tutela dei minori e anche se ci saranno punti di contatto e di collaborazione con questa commissione. Ringrazio tanto il Cardinale Sean O'Malley per la sua leadership in questo campo, in cui si incontrano anche tante resistenze, e per il suo prezioso contributo oggi.
Il CCP intende operare per la salvaguardia e il benessere dei minori e delle persone vulnerabili all'interno della Chiesa Cattolica e nella società in genere, promuovendo misure preventive contro gli abusi sessuali e di altro tipo e accrescendo la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza di tali sforzi al fine di creare un ambiente sano e sicuro. In seguito la direttrice esecutiva del CCP, la professoressa Demasure, spiegherà più dettagliatamente le nostre attività. Attraverso le nuove possibilità derivanti dal trasferimento della sua sede a Roma, il CCP si propone di espandere la propria rete di partner nel mondo, intensificando la cooperazione con i partners della fase pilota, che vedete rappresentati sulla mappa lassù, e coloro che si aggiungeranno nei pochi giorni prima e dopo questo evento che abbiamo incontrato e incontreremo, responsabili delle chiese in Nuova Zelanda, dalla Spagna, dall'Uruguay. I partner si renderanno co-responsabili del progetto, contribuendo allo sviluppo del programma e a una sua migliore aderenza alla specificità culturale di vari paesi in cui viene applicato. Non sarà possibile, questa è la nostra convinzione dopo 3 anni di lavoro, di avere un unico programma che vada bene per tutti, in tutti i paesi. I contenuti di base dovranno essere adattati alle esigenze della lingua, della legge e del contesto socioculturale. Siamo profondamente grati per tutti i contributi di vario tipo, sia economici, sia di collaborazione, sia di vicinanza spirituale, che abbiamo ricevuto nel portare avanti questo servizio. Non saremmo qui, infatti, se non ci fosse un grande numero di persone che ci accompagnano e si impegnano nella lotta contro la piaga aperta nel corpo della Chiesa, come Papa Benedetto lo aveva definito. In questo momento sono presenti in quest'aula molte delle persone con cui abbiamo avuto contatto negli ultimi anni e che ci fanno l'onore di essere tra di noi. Per ragioni pratiche mi limiterò a menzionare solo alcuni tra i tanti. Gli alti e altissimi esponenti della Curia romana, in modo particolare Sua Eminenza il Cardinal Müller, qui presente prefetto della Congregazione per la Dottrina. Sua Eccellenza, l'ambasciatore di Germania, Frau Schavan, che con grande generosità, quale Ministro della Ricerca della Repubblica Federale di Germania, ci ha permesso di fare uso del programma e-learning sviluppato dal professor Fegat insieme al suo team dell'Università di Ulm. Le autorità della Compagnia di Gesù e della Gregoriana che hanno autorizzato il nostro lavoro. I rappresentanti dell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga, Monsignor Bea e Monsignor Franzo, che simboleggiano non solo la generosità nel supporto economico, ma si interessano anche allo sviluppo del progetto e che ringrazio insieme a tutti gli altri benefattori. I nostri partners nella fase pilota, appartenenti a 10 paesi, il team di JCHEM con cui lavoriamo per lo sviluppo delle unità di apprendimento a distanza e infine l'agenzia Gauli Dietrich van den Weyer, rappresentata dal signor Hofmeister in questa occasione, che ci dà una mano nella comunicazione. La lista delle persone da ringraziare potrebbe essere molto più lunga. Mi fermo qui, grazie per il vostro sostegno, per il vostro interesse, per la vostra preghiera. Grazie Padre Zollner. E diamo adesso il benvenuto alla professoressa Karlijn Demasure, direttore esecutivo del Center for Child Protection. La professoressa Demasure è professoressa presso l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana ed è stata professore presso the St. Paul University of Ottawa, Canada, dove ha anche ricoperto i ruoli di decano della Facoltà di Scienze Umane e della Facoltà di Filosofia. Vi do adesso la professoressa Demasure. Your Eminence, Excellency,
Sehr geehrte Frau Schavan, Monsieur le Recteur, Signore e Signori, carissimi amici, buonasera. Come direttore esecutivo del CCP vi presenterò i nostri diversi programmi e le iniziative del centro. Il programma e-learning. Il programma e-learning del Center for Child Protection offrirà ai partecipanti le conoscenze relative a cosa fare e a come reagire in caso di abuso sessuale su minori. Basato sulla situazione attuale e sulle politiche di prevenzione della Chiesa Cattolica, il corso risponde alle seguenti domande. Cosa significa abuso sessuale su minori? Quali sono le conseguenze penali? Che cosa dice il diritto canonico al riguardo? Cosa significa lavoro di prevenzione? Come rispettare le giuste distanze dal minore? Cosa posso fare? Cosa devo fare in caso di sospetto? Come posso parlare con un bambino che è stato vittima di abuso sessuale? Il nostro corso è unico e si concentra su prevenzione, includendo teologia, diritto canonico, spiritualità e cura pastorale. Il nuovo programma e-learning. Il corso sviluppato nella fase pilota era davvero ben fatto, essendo basato su una solida ricerca scientifica. Effettivamente era concepito per studenti di livello accademico. Questa è la sua forza. Ma può essere anche un limite, si può dire così. Molti partner hanno espresso il desiderio di avere un programma più accessibile. Per questa ragione il programma e-learning è al momento oggetto di revisione in collaborazione con la prestigiosa Jordan University di Washington. L'obiettivo è creare un corso online interattivo, interdisciplinare e funzionale, basato sul modello pedagogico dei Gesuiti, esperienza, riflessione, azione. Il programma sarà moderno, attinente alla realtà concreta e maggiormente accessibile alle diverse culture. Continueremo a lavorare con i nostri partner attuali e intensificheremo la nostra collaborazione con loro. Allo stesso tempo espanderemo il nostro network. Il nostro scopo è di promuovere contenuti e competenze in quelle regioni in cui finora è stata data poca attenzione alla questione. Istituzioni religiose e non religiose, specialmente in Asia, Africa e Sud America, saranno coinvolte come nuovi partner. Miriamo a raggiungere istituti formativi e accademici, chiese locali, congregazioni e ordini religiosi e altre organizzazioni non governative. Al momento disponiamo di testi in 4 lingue: italiano, inglese, spagnolo e tedesco. In futuro prevediamo di crescere e offrire il nostro programma in francese, portoghese, polacco e così via. La collaborazione con i partner segue il principio della sussidiarietà. I partner si renderanno corresponsabili del progetto, contribuendo allo sviluppo del programma. Li incoraggiamo a crescere
sulla base delle proprie risorse. Formeremo quindi i formatori che diventeranno perciò moltiplicatori nel loro paese e formeranno a loro volta le persone che lavorano in quest'ambito. The Diploma Course in Safeguarding. Stiamo preparando il Diploma Course in Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons, che partirà presso l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana nel febbraio 2016. Il tema degli abusi sessuali su minori sarà affrontato in una serie di seminari per la durata di un semestre. L'approccio interdisciplinare includerà psicologia, teologia, diritto canonico, scienze sociali e temi come il bambino ha diritti, l'abuso della fede e anche la crescita dopo aver subito un abuso sessuale saranno trattati da esperti provenienti da tutto il mondo. Il diploma è rivolto in primo luogo agli studenti che lavorano nella prevenzione degli abusi o che vogliono specializzarsi in tale ambito. Ogni anno un gruppo selezionato dai 15 ai 18 studenti potrà conseguire un diploma nell'arco di un programma semestrale. La ricerca. Accanto alla formazione e alla stimolazione della consapevolezza, il CCP investe anche in ricerca. Abbiamo già accettato e accetteremo ancora più studenti di dottorato che stanno lavorando al tema dell'abuso di minore e delle persone vulnerabili e della prevenzione delle diverse forme di abuso. Studenti dal Togo, Ghana, Ruanda e Georgia hanno già cominciato la loro ricerca. Stiamo anche creando un database per facilitare la ricerca. Stiamo mettendo a disposizione bibliografie e rendendo accessibili agli studenti articoli e libri. Partecipiamo ai maggiori progetti di ricerca internazionali. A questo punto ho il piacere di citare la nostra partecipazione al progetto canadese su Understanding Health Risks and Promoting Resilience in Male Youth with Sexual Violence Experience, sostenuto dal Canadian Institute of Gender and Health and the Public Health Agency of Canada. Abbiamo già pubblicato molti articoli e libri sul tema degli abusi sessuali e sulla tutela e ci aspettiamo di pubblicarne altri a tempo debito. Conferenze e altre attività. Stiamo anche organizzando conferenze internazionali. A giugno organizzeremo la cosiddetta Anglophone Conference in cooperazione con la Conferenza Episcopale Americana sul tema teologia e abuso, un tema che necessita assolutamente di essere approfondito. A ottobre saremo coinvolti nel programma di formazione permanente per i provinciali dei Gesuiti europei. Ci è stato inoltre chiesto di partecipare a boards come il Comitato di ricerca sugli abusi sessuali da parte di preti cattolici, diaconi e religiosi di sesso maschile, commissionato dalla Conferenza Episcopale Tedesca e il Comitato per la prevenzione degli abusi per mandato di una congregazione religiosa. Conclusioni. Il Center for Child Protection ha avuto un ottimo inizio e ha prodotto un meraviglioso programma.
Saranno necessari molti altri sforzi per creare un contesto sicuro per i bambini di tutto il mondo. Siamo certi che il CCP possa dare un contributo a questo compito ambizioso. Grazie. Grazie, professoressa Demasure. E l'ultimo intervento sarà quello della baronessa Sheila Hollins, membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori e presiede il Consiglio Scientifico del Center for Child Protection. La baronessa Hollins ha insegnato psichiatria presso St. George's University of London ed è stata President of the Royal College of Psychiatrists of Great Britain ed insieme con Mary Collins ha partecipato come relatrice al Simposio Verso la Guarigione e il Rinnovamento del 2012 e collabora con il Center for Child Protection sin dalla sua nascita. Vi do adesso la baronessa Hollins. Thank you and good evening. Well, my background is in psychiatry and psychotherapy, and a particular clinical and research interest has been in the effects of trauma on mental health. As a member of the House of Lords, I speak mainly on disability and health issues, particularly mental health. When Cardinal Murphy O'Connor asked me to assist him in his role as one of the Vatican visitators to the Church in Ireland, I brought my clinical expertise to meetings with survivors, with priests, with parishioners and church leaders. And I first spoke at this university in 2012 at the Towards Healing and Renewal Symposium. For me, it was particularly important on that occasion to speak jointly with Mary Collins, herself a survivor of clerical abuse. I've been a member of the scientific board of the Centre for Child Protection since then, and I'm now honoured to have been asked to chair the board in this next phase of the Centre's life. The board members include Dr. Delphine Colin Vazina from Canada, Monsignor Stephen Rossetti from the USA, and Dr. Gabby Di Liaco from the Philippines. The board's role includes advising on the global e-learning programme, as well as on the diploma programme and the Centre's interdisciplinary research activities. And I'm going to focus my comments on research, and I want to begin by saying that research must be judged by its relevance and its impact, and that it's not sufficient for the dissemination of its findings to be confined to academic papers, that we need to see action arising from the work that we do. So, some existing doctoral research in the Centre is on incest, a reminder that abuse also happens in the family. And of course, all of us start life in a family. Our family experience helps to form who we are, something that I'm constantly reminded of as a developmental psychiatrist. There are some new international research collaborations being developed by the Centre. For example, the Centre for Child Protection has been asked to participate in a study of young male sexual victimisation headed by Professor Beckley at McMaster University. And I anticipate joint projects on the prevention of clerical abuse with the Centre for Catholic Studies in the Department of Theology and Religion at Durham University in the UK. This centre is headed by Professor Paul Murray. I'm a visiting professor there. And earlier this month, there was an international colloquium at Durham University on the subject of boundary breaking, discerning the consequences and implications of the sex abuse crisis within the Roman Catholic Church. We worked in small groups using a World Cafe methodology, which allowed participants to contribute to at least 4 proposed areas of work. Professor Zollner and I led discussions about human formation
in the preparation of candidates for ministry, recognising the change in emphasis after the publication of Pastoris Dabo Vobis 22 years ago. In that document, human formation was regarded as the most important of the 4 pillars of formation. And one short quote from that document: "Affective maturity, which is the result of an education in true and responsible love, is a significant and decisive factor in the formation of candidates for the priesthood. Of special importance is the capacity to relate to others." So in Durham, we asked a number of questions to prompt discussion. And as a result, we proposed some key areas for future study to inform future education and formation programs, both at the seminary and in ongoing formation. So we asked, how well are seminarians currently being supported in this aspect of formation? And what are the key criteria for successful human formation? And how would best practice be recognised and evaluated? Our questions were designed to clarify if research was needed to identify best practice, both in order to prepare priests and religious better for their vocation, and to help candidates and their teachers to gain more insight into their own suitability for such a vocation. Our proposed research projects at the end of the colloquium included cohort studies, pilot appraisal schemes, qualitative studies of the current experience of those in ministry for varying lengths of time, varying from 5 to 40 years, and taking into account the changes in human formation that have taken place over that period. And other more theological and ecclesiological questions were asked in other groups. For example, about the possible contribution of clerical culture to creating the conditions in which sexual abuse and boundary breaking were more likely to be hidden. In the press release afterwards, Professor Murray was quoted as saying, "Whilst gathering this evidence and finding the required resources will be a challenge, it is vital for the renewed health of Catholic life that we do so." Research on formation is expected to be a significant research stream for the Centre for Child Protection. As a member of the Pontifical Commission for the Protection of Minors, I'm only too aware that the amount of work needed to make progress across the world will depend on well-considered contributions to our knowledge. And these will in part come from international networks and collaborations, including university and practice networks. This university centre is called the Centre for Child Protection. My own interests and expertise extend beyond those of the child. The Church defines a minor as a child under 18, but includes an adult with intellectual and mental disabilities. Early in my medical career, I was a child psychiatrist, but I spent most of my professional clinical life working with children and adults with developmental disabilities, who are so much more vulnerable to abuse in their daily lives than other children. Well, awareness raising and recognition are not easy when communication and knowledge are limited, but all victims and survivors of abuse need recognition of their suffering. They need counselling and practical and pastoral support. Professor Zollner knows that I will constantly remind the director and the board that we must keep the needs of such vulnerable disabled adults in mind too, as well as all children and adolescents. I hope the centre will collaborate with me in a University of London project funded by the Catholic Bishops of England and Wales, part of which is on how to teach about sexuality and keeping safe to children and young people with intellectual disabilities. I hope that the e-learning programme will use novel and culturally appropriate ways, such as the picture-based resources I've illustrated here, in order to reach all victims of abuse. I know that the CCP has been planned with the utmost care,
and I look forward to a continuing collaboration in which these and many other issues will be studied and shared. Thank you. Posso chiedervi ancora un momento di pazienza perché sono state dette tante parole, siamo quasi alla fine, sono tante cose da fare e chiedere al Cardinale O'Malley di leggere un messaggio che ci incoraggia molto per andare avanti. It's a note of congratulations, and it begins, it's addressed to Father Hans Zollner, the Pontificia Università Gregoriana. Dear brother, I have learned that on Monday the Center for Child Protection will be launched at the Pontifical Gregorian University. I wish to send a cordial greeting to you and to all those who are working on this initiative. I am delighted to know of your efforts and sincerely congratulate you all. I am certain that your work will bear fruit, and I ask our Lord to accompany you and the Virgin Mother to protect you all. And please, I ask you, do not forget me in your prayers as well. Fraternally, Pope Francis. Congratulations. E finalmente io vorrei ringraziare la baronessa Hollins e tutti i nostri relatori di questa serata. Nel concludere questo incontro, vi chiediamo il vostro interessamento, il vostro sostegno e la vostra preghiera per queste opere che affidiamo alla benedizione del Signore, affinché possa svolgere le sue attività in modo efficiente e diligente e possa contribuire ad una Chiesa e ad un mondo più sicuri per i minori e per tutti coloro che ne hanno bisogno particolare. E prima di dare il congedo, ho una piccola pubblicità. Ci sarà la possibilità di comprare un volume in italiano dei procedimenti del Simposio verso la guarigione e il rinnovamento, se c'è bisogno. E adesso siete invitati tutti per un piccolo rinfresco nel quadriportico. Allora, buonasera a tutti e grazie mille per la vostra presenza. Buona serata a tutti.